Benvenuti su Avocarmi. La serie Hercules ormai è già una felice costante nel verse, ridefinendo così il concetto di trasporto pesante. Non dimenticatevi di iscrivervi e attivare la campanella per nuovi contenuti a tema Star Citizen, non rimarrete delusi. La Crusader Industries ha fieramente presentato la nuova serie Hercules, che secondo i nostri standard sarà un trasporto tattico a 360 gradi. Il modello originale M2 è stato progettato come un versatile veicolo da trasporto atto a supportare gli spostamenti strategici e le operazioni di terra, come evidenziato dalla sua onnipresenza all'interno dell'esercito UAE. La sua struttura variabile, quasi camaleontica, si è mostrata all'altezza delle più svariate applicazioni. L'Hercules eccelle in tutti i campi, dagli assalti aerei alle consegne di rifornimenti. Essendo la prima nave di questa classe, essa ridefinisce gli standard del trasporto galattico su larga scala. La serie Hercules ha giocato un ruolo fondamentale in numerose operazioni militari, civili e di aiuto umanitario, aumentando a dismisura la popolarità delle navi per l'uso commerciale. Il classico design Crusader comprende una serie di inconfondibili caratteristiche: utilità, robustezza, grande agilità, ma anche adattabilità. Tutto questo ha posto la famiglia della Hercules in una categoria a parte e per tale ragione non esiste alcuna situazione che queste navi non possano affrontare. Da una semplice missione di carico, pattuglia, ricognizione, supporto offensivo e trasporto di viveri per i bisognosi, le Hercules sono sempre presenti, pronte a riportare i loro equipaggi a casa sani e salvi. Il tridente della famiglia Hercules è composto dalla M2, C2 e A2. Analizziamoli insieme nel dettaglio. Hercules M2. Per anni l'M2 è stata il top standard nel settore del trasporto strategico e tattico all'interno della UAE. L'abilità di trasporto veicoli, incluse piccole navi esattamente come carico e rifornimenti, rende l'Hercules M2 una nave indispensabile per differenti operazioni e per tale ragione continua a essere impiegata nell'ambito militare. Parliamo di una potente combinazione di capienza, manovrabilità e durabilità che la rendono una scelta ovvia nel trasporto su larga scala, senza considerare il robusto armamento di cui è dotata. Il sistema di thruster verticali permette di atterrare e decollare dai luoghi più impervi senza problemi. Le 3 torrette remote, insieme ai 2 cannoni balistici frontali, rendono la M2 estremamente pericolosa. Inoltre, la sua corazza pesante tiene al sicuro il carico anche di fronte alla più feroce delle minacce. La punta di diamante è rappresentata dalla sua strabiliante capacità di carico, 468 SCU. È inoltre capace di ospitare piccole navi, motocicli e veicoli terrestri medio pesanti. Tutto questo grazie al vano di carico configurabile a qualsiasi tipologia di bene trasportato. Le configurazioni fornite dalla Crusader Industries sono le seguenti. Cargo 1, 2 Novatank. Cargo 2, 8 Tambril. Cargo 3, 5 RSI Ursa Rover. Hercules A2. Se l'incarico richiede una maggiore potenza di fuoco, la A2 sarà una scelta quasi obbligata. Dotata di torrette remote aggiuntive, cannoni balistici e un devastante arsenale di bombe, nessuno scenario metterà in pericolo la cannoniera A2. Rappresenta l'eccellenza in situazioni calamitose, rendendosi così disponibile per missioni di recupero o di natura umanitaria in territori estremamente pericolosi. Si adatta bene anche a enormi trasporti in cieli non esattamente amichevoli. L'aggiunta di 2 torrette remote laterali e ulteriori bocche di fuoco balistiche al loadout di base aumenta l'implacabilità della A2. L'esteso armamento rende la nave una potenziale fortezza mobile una volta atterrata. La A2 sostituisce la struttura di cargo standard con un bomb bay, aggiungendo altra potenza di fuoco al già notevole comparto offensivo. I sistemi permettono 2 tipi di dotazione a seconda del bombardamento da effettuare. Gli SCU disponibili sono 234, in virtù dello spazio dedicato alle bombe. Morning Star, mastodontiche testate alloggiate in un rack da 4 bombe aeree ad alto potenziale. Daisy Chain, bombe compatte stipate in un rack di 60 slot. Le configurazioni disponibili sono le seguenti. Cargo 1, un Novatank. Cargo 2, 4 bombe Morning Star. Cargo 3,
60 bombe compatte Daisy Chain. Hercules C2. La Crusader Industries ha avuto un grandissimo impatto nel mercato civile grazie alla C2, la quale è diventata uno standard industriale per i team di corse, venditori di navi e costruttori, organizzazioni edilizie, minerarie e persino per il touring su larga scala. Utilizzando la rinomata struttura militare e l'estesa capacità di carico, sacrificando però della potenza di fuoco, è facile capire perché la C2 ha investito il settore privato come una tempesta. La C2 utilizza lo chassis da battaglia utilizzato normalmente sulle Hercules, customizzato specificatamente per il mercato civile. I vostri equipaggi potranno pilotarla con la sicurezza di essere supportati dalla stessa solida ingegneria militare affidabile ormai da decenni. La corazza leggera rende la C2 molto più veloce delle sue sorelle, assicurando così consegne veloci e on time. L'area di carico è stata espansa di 150 SCU addizionali, permettendo quasi illimitate configurazioni, raggiungendo la ragguardevole cifra di 672 SCU. Gli esempi di cargo suggeriti dal produttore sono i seguenti: Cargo 1, 2 Novatank, Cargo 2, 8 Tumbling, Cargo 3, 5 Ursa Rover. Non vediamo l'ora di sfrecciare tra le nebulose di Pyro nel prossimo futuro, con le nostre Hercules al seguito, sicuri di portare qualsiasi incarico a termine. Da Evo Carmi è tutto, al prossimo video.